Ciao e benvenuti in questo test dedicato alla cucina italiana, un test preparato per gli studenti stranieri, ma che anche gli italiani possono provare a fare. Andiamo? Domanda 1. Qual è l'ingrediente che non si usa nella vera pasta alla carbonara? A. Le uova. B. Il pecorino. C. La crema. La risposta è la C, non si usa la crema. Un piccolo aneddoto: si dice che questo famoso piatto romano sia stato creato ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, in particolare quando arrivano gli alleati, gli americani in Italia. Infatti gli ingredienti disponibili in quel momento erano appunto gli ingredienti del breakfast americano, quindi uova, guanciale, anche un po' di pecorino, e con questi ingredienti disponibili hanno appunto creato la famosissima ricetta della pasta alla carbonara, ovviamente però senza crema. Domanda 2. Da quale città italiana proviene la pizza? A. Milano. B. Roma. C. Napoli. C. Napoli, la vera pizza napoletana. Si dice che la pizza sia nata intorno a Napoli nel XVIII secolo. In particolare la pizza margherita è famosissima e forse non sapete che è stata proprio creata in onore della regina Margherita di Savoia nel 1889, in suo onore, e usando i colori della bandiera italiana, quindi il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde del basilico. Domanda 3. Quale ingrediente dà al risotto alla milanese il suo colore giallo? A. La curcuma. B. Lo zafferano. C. Le carote. B. Lo zafferano. Allora, questo piatto è originario di Milano ed è famoso per il suo colore giallo, che è appunto dato dallo zafferano. Lo zafferano è uno degli ingredienti più costosi del mondo. Si dice che il risotto allo zafferano sia stato creato nel XVI secolo da un cuoco che ha deciso di aggiungere lo zafferano a un risotto proprio durante un matrimonio. Prima di continuare con il nostro quiz, vorrei dirvi che ho creato un corso di cucina italiana con una cara amica, Amalia di Siracusa, che è una professoressa di cucina italiana. In questo corso ci sono 11 ricette tipiche della cucina italiana e trovate sia la dimostrazione pratica che delle nozioni di cultura e di storia. È un corso che è indicato per stranieri, ma anche per italiani che vogliono imparare le ricette tradizionali. Se siete interessati, non esitate a cliccare in alto a destra di questo schermo oppure nella descrizione qui sotto. Domanda 4. Con quale piatto tradizionalmente si serve l'ossobuco? A. La polenta. B. Il risotto alla milanese. C. La pasta al pesto. La risposta corretta è il risotto alla milanese. L'ossobuco è un altro piatto tipico di Milano, milanese. L'ossobuco è una porzione di stinco di vitello che viene cotto molto lentamente con verdure, brodo, anche vino bianco. E appunto tradizionalmente viene servito con il risotto alla milanese. Domanda 5. Quale di questi ingredienti non è tipicamente utilizzato nella lasagna alla bolognese tradizionale? A. La mozzarella. B. Il ragù di carne. C. La besciamella. La risposta è la A, non viene usata la mozzarella. La
lasagna alla bolognese è un piatto molto ricco e anche confortante, diciamo, che proviene proprio dal nord, dalla città di Bologna. E la ricetta tradizionale usa pasta all'uovo, ragù di carne, besciamella e formaggio parmigiano reggiano. Domanda 6. Qual è il significato del nome tiramisù? A. Dolce vita. B. Tirare su il morale. C. Dolce sogno. La risposta è la B, tirare su il morale. Allora, le origini di questo dolce sono tutt'oggi un po' sconosciute, misteriose, però il suo nome è ben chiaro. Osservate bene il nome, tiramisù, che è appunto tirare su il morale, un po' come in inglese pull me up. E perché? Perché questo è l'effetto che fa uno dei suoi ingredienti, in particolare proprio il caffè, l'uso del caffè come ingrediente chiave. Domanda 7. Qual è l'ingrediente principale del pesto alla genovese? A. Pomodoro. B. Il basilico. C. Il prezzemolo. La risposta è la B, il basilico. Il pesto alla genovese, che è appunto originario di Genova, nella regione Liguria, e il pesto tradizionale è fatto con basilico fresco, aglio, pinoli, olio d'oliva, parmigiano reggiano e pecorino. E il pesto si può mangiare anche sul pane, però generalmente è usato come condimento per la pasta. Domanda 8. Quale pane viene utilizzato nella pappa al pomodoro? A. Il pane fresco. B. Il pane tostato. C. Il pane raffermo. Risposta corretta C, il pane raffermo. Il pane raffermo vuol dire che non è pane fresco, è al contrario un pane magari di 1 o 2 giorni che presenta una crosta un po' molle e una mollica all'interno un po' duro. La zuppa toscana tradizionale, che è anche chiamata pappa al pomodoro, combina vari ingredienti come pomodori maturi, pane raffermo, olio d'oliva, aglio e basilico. Questo è un tipico esempio di ricetta povera, di cucina povera, che sono proprio create utilizzando ingredienti di facile reperibilità e molto semplici, ma il sapore è buonissimo. Domanda 9. Da quale regione italiana provengono gli arancini? A. Dalla Toscana. B. Dalla Sicilia. C. Dalla Calabria. La risposta è la B, dalla Sicilia. Allora, che cosa sono gli arancini? Gli arancini sono degli snack fritti che sono riempiti di riso e normalmente, almeno a Palermo, hanno ragù di carne. Poi nel resto della Sicilia possono presentare anche delle varianti, ma ancora più interessante è il nome. Osservate, nella regione di Catania si chiama arancino al maschile, arancini al plurale. Perché? Perché gli arancini in questa zona ricordano la forma del vulcano, che è proprio vicino a Catania. Quindi il vulcano è maschile e l'arancino ha una forma un po' conica, un po' vulcanica. Invece a Palermo, dove gli arancini sono nati, si chiamano piuttosto arancina o arancine, quindi al femminile, perché la loro forma è più tondeggiante e ricorda le arance. Domanda 10. In quale periodo dell'anno è tipicamente associato il panettone? A. A Pasqua. B. A Natale. C. San Valentino. La risposta è ovviamente Natale, B. È un dolce natalizio con uvetta e con canditi.
che proviene da Milano. Si dice, la leggenda racconta, che questo nome, panettone, derivi da Pan di Toni, che era un servitore, il quale avrebbe creato questo dolce per salvare un banchetto natalizio. Domanda 11. Quale verdura è l'ingrediente principale della caponata? A. Le melanzane, B. Le zucchine, C. I peperoni. Risposta A. Le melanzane. La caponata è un altro piatto tipico siciliano ed è un contorno fatto appunto di melanzane fritte con capperi, olive, sedano, il tutto in una salsa agrodolce. Esistono molte varianti e alcune di queste presentano anche ingredienti come pesci o frutti di mare. Domanda 12. Qual è l'ingrediente che avvolge le fettine di vitello nel piatto del saltimbocca? A. La pancetta, B. Il prosciutto, C. Il salame. B. Il prosciutto. Questo è un tipico piatto romano ed è composto da fettine di vitello, prosciutto e salvia e il tutto viene cucinato in vino bianco. Il suo nome, guardate bene, saltimbocca, significa appunto saltare in bocca e si spiega con il suo sapore che è ovviamente delizioso. Domanda 13. Quale di queste varianti degli spaghetti alle vongole non esiste tradizionalmente? A. Quella con i pomodorini, B. Quella in bianco o C. Quella con la panna? Non esiste la variante con la panna. Gli spaghetti alle vongole sono un piatto napoletano che unisce spaghetti alle vongole, aglio, peperoncino, olio d'oliva. Quello che è fondamentale in questo piatto è la freschezza degli ingredienti, che proprio garantiscono la qualità di quello che mangiate. Domanda 14. Con quale ingrediente si prepara la polenta? A. Farina di riso, B. Farina di grano, C. Farina di mais. Risposta corretta C. La farina di mais. Questo è un tipico piatto del nord Italia. La polenta viene fatta con farina di mais e può presentarsi sia servita morbida che un po' più solida. Tradizionalmente era un piatto di povera gente, ma oggi viene servito in tutti i ristoranti, anche i più gourmet. Ultima domanda, domanda 15. In quale periodo storico è stato creato il gelato? Nel Medioevo? Nel Rinascimento? O in epoca moderna? La risposta è la B, il Rinascimento. Quello che oggi tutti noi conosciamo come gelato ha origini molto antiche che datano fino al Rinascimento. Si dice che sia stato una persona molto precisa, un certo Bernardo Buontalenti, che nel Rinascimento ha creato la prima versione di quello che oggi è conosciuto come il gelato. Complimenti per aver finito questo test. Se lo avete amato, lasciate un pollice alzato al video e anche un commento. Sono curiosa di sapere qual è il vostro piatto preferito. A presto, trovate tanti altri video e quiz sul mio canale. A prestissimo, ciao!